Sono Ludo e questo è il capitolo in cui ho scoperto che la dipendenza non chiede permesso, si insinua, si trasforma e quando pensi di averla domata ti azzanna alla gola. Per me il momento di svolta è stato l'aumento della mia disponibilità economica. Novembre 2016, firmo un contratto di consulenza importante. Più soldi, più sicurezza, più stabilità. Eppure, proprio da lì è iniziato il declino. Non vedevo il potenziale stress. Non vedevo il pericolo di stare ancora più tempo davanti al PC. Non vedevo il rischio di avere più soldi da investire nel gioco. E così, senza rendermene conto, ho fatto un passo in più verso l'abisso. I casinò con licenza italiana almeno qualche protezione la danno. Ti obbligano a impostare limiti di deposito e di puntata. Puoi autoescluderti per periodi di tempo determinati. Devi fornire un documento d'identità per evitare che giochino i minorenni. Nei casinò non AMS, invece, tutto questo non esiste. Nessun limite, nessuna tutela, nessuna barriera. E se provi a chiudere l'account, ti fanno perdere tempo. Ti fanno scrivere email. Ti fanno parlare con un operatore. Alla fine ti stanchi e continui a giocare. E così ho fatto io. Mi sono lasciato sedurre dai bonus, anche se sapevo benissimo che erano solo specchietti per allodole. Ma il richiamo era troppo forte. In questo periodo le slot machine sono diventate il mio mondo. Gonzo's Quest, 15 Golden Egg, 88 Dragon, Diego Fortune. Era come se avessi una relazione con loro. Mi aspettavano dopo il lavoro. Stavano con me mentre guardavo la TV. Mi addormentavo pensando alla prossima giocata. Può sembrare assurdo, ma è così. Ero convinto di aver capito il meccanismo. Avevo sviluppato una strategia. Puntata base, 2 euro a spin. Se il saldo superava i 100 euro, aumentavo la puntata a 4 euro. Se scendeva sotto i 20 euro, riducevo la puntata a 1 euro. Se vincevo, aumentavo ancora la puntata. E così è successo. Un giorno, con una puntata di 1 euro, ho vinto 1600 euro. 1600 euro in pochi minuti. Ti immagini l'adrenalina? Eppure, sapevo che il gioco funzionava in modo imprevedibile. Era come una relazione tossica. Sapevo che mi stava uccidendo, ma non potevo lasciarla. Ormai era troppo tardi per fermarmi. Li rigiocai tutti. Perché il gioco non vuole i tuoi soldi, vuole la tua anima. Fino a gennaio 2017, pensavo di avere tutto sotto controllo. Studiavo le slot. Analizzavo le vincite. Mi credevo un giocatore intelligente, ma poi qualcosa è cambiato. L'ansia ha preso il sopravvento. Le emozioni hanno iniziato a controllarmi e soprattutto ho iniziato a voler recuperare le perdite. Quando perdevo dovevo rifarmi. Quando vincevo non smettevo di giocare. Un giorno mi sono accorto di una cosa inquietante. Dopo 4 o 5 depositi negativi, improvvisamente la slot mi faceva vincere esattamente l'importo che avevo perso. Coincidenza? No, era il sistema che mi teneva dentro. Mi conoscevano, monitoravano il mio comportamento e appena rischiavo di smettere, mi davano una piccola speranza. Ovviamente continuavo a giocare e perdevo tutto di nuovo. Nel primo trimestre del 2017 il gioco era diventato la mia priorità assoluta. Non vedevo l'ora di tornare a casa per giocare. Rifiutavo inviti per restare a giocare. Mi innervosivo se qualcosa mi impediva di giocare. È stato allora che per la prima volta mi sono fermato e mi sono chiesto: forse ho un problema? Forse questo non sono io? Avevo bisogno di aiuto. Aprile 2017. Faccio qualcosa di inaspettato. Ne parlo con 2 amici. Loro sapevano che giocavo, ma non sapevano quanto fosse grave. E poi faccio un altro passo. Ne parlo con mio fratello. Non siamo mai stati troppo emotivi, ma lui capisce subito la gravità della situazione. E allora ci mettiamo al tavolino e facciamo una cosa drastica. L'autoesclusione dai casinò AMS. Dopo ho sentito un vuoto assurdo. Mi chiedevo: e adesso che faccio? Ma per fortuna avevo ancora qualcosa che mi teneva in piedi. Il calcetto con gli amici, le uscite in bicicletta, le serate con i giochi da tavolo. Per 3 mesi non toccai nulla, ma quel vuoto era insopportabile. Le slot erano la mia droga e l'astinenza mi faceva sentire un estraneo nella mia stessa vita. Il periodo più lungo dal 2013 al 2023. Nel frattempo i miei amici si informano, vanno al SERD, il servizio sanitario che aiuta i giocatori d'azzardo. Mi dicono di provare ad andarci.
Ma io, testardo, rifiuto, ce la faccio da solo. Mentre il conto in banca sanguinava e le slot ridevano, perché la dipendenza non è un mostro esterno, è la tua voce interiore che ti sussurra un'ultima giocata. E così a giugno ricomincio a giocare, prima con piccole puntate, poi di nuovo con depositi da 50 euro, 100 euro alla volta. Pensavo di essere abbastanza forte per gestirlo, pensavo di poter controllare il gioco, pensavo che fosse stato solo un brutto periodo, ma la verità è che stavo solo illudendo me stesso. Il mostro era tornato e questa volta era più affamato. E tu sei sicuro di avere il controllo? Se vuoi sapere come è andata avanti la mia storia, iscriviti al canale, metti like e scrivimi nei commenti la tua esperienza. Ci vediamo presto.